Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Euphoria e di come ha perso la propria unicità nel corso della seconda stagione. Ma in che cosa consisteva di preciso l'unicità di questa serie? Euphoria nasce con lo stesso intento di prodotti come Freaks and Geeks o Skins, ovvero quello di dare voce ad una generazione di adolescenti, raccontandone gli alti ma soprattutto i bassi. Prima della sua uscita nel giugno 2019, la generazione del secondo millennio non aveva ancora un teen drama simile, fatta forse eccezione per Sex Education, che era uscita all'inizio dello stesso anno. Ma quest'ultima, pur trattando temi attualissimi, ha sempre avuto un approccio fuori dal mondo e fuori dal tempo, ambientando la serie in una sorta di realtà fittizia. Ed è proprio per questo che Euphoria fu così rivoluzionaria. Abbinava problemi freschi come il revenge porn, le relazioni online e la scoperta dell'identità sessuale ad un'estetica psichedelica contaminata da luci al neon, simboleggiando così lo stato d'animo dell'adolescente medio, capace di ingigantire a dismisura ogni evento della propria quotidianità. Nel corso degli ultimi anni, Euphoria è diventato un fenomeno sempre più grande, accrescendo così anche l'attesa per la sua seconda stagione. E dunque, i quasi 3 anni di attesa ne sono valsi la pena? Assolutamente no, nella maniera più assoluta no. Per evidenziare meglio il fallimento di questa stagione, ho deciso di analizzare 2 episodi, il quarto della prima stagione e il finale della seconda. In entrambi i casi si tratta di un episodio in cui i personaggi interagiscono fra di loro in uno spazio ben definito. Il Luna Park nel primo e il teatro della scuola nel secondo. Tutti e due hanno lo scopo di sciogliere alcuni nodi narrativi creatisi nelle puntate precedenti e di introdurne di nuovi al termine dell'episodio. La prima cosa che dovrebbe farci preoccupare è il momento in cui vengono collocati nelle rispettive stagioni. Ad esempio, l'episodio del Luna Park si trova esattamente a metà della prima stagione, elaborando ciò che è avvenuto fino a quel momento e gettando le basi per le nuove sottotrame che verranno elaborate nei 4 episodi successivi. Ecco, l'episodio dello spettacolo teatrale avviene nell'ultima puntata della seconda stagione, comunicandoci principalmente 2 cose. In questa stagione non succede quasi nulla e soprattutto non c'è minimamente il tempo di sviluppare nessun nuovo spunto perché ormai la stagione è finita. Sempre rimanendo su questi 2 esempi, possiamo evidenziare un altro grande problema della seconda stagione, ovvero la totale assenza di pathos. Nella puntata del Luna Park, le difficoltà che devono attraversare i personaggi non sono tragiche di per sé, ma la narrazione ce le fa percepire come tali perché si tratta di situazioni estremamente importanti per loro e noi riusciamo così ad empatizzare con i personaggi. Attraverso la recita teatrale, invece, la seconda stagione commette l'errore di volerci presentare problemi estremamente drammatici senza riuscire a dargli il minimo peso emotivo all'interno della storia. Per spiegarmi meglio, nell'episodio del Luna Park le difficoltà sono essenzialmente queste. Una relazione non viene presa sul serio da entrambe le parti, un ragazzo vuole disperatamente l'approvazione della sua famiglia e una ragazza perde di vista la sorella e comincia a temere che si sia cacciata nei guai. Tutto estremamente semplice e condivisibile. Eppure noi, in quanto pubblico, pensiamo che il mondo stia per finire perché è ciò che stanno pensando i personaggi in quel momento. Nella seconda stagione ci sono minacce a sangue freddo, sparatorie, inseguimenti con la polizia, ma ci è impossibile percepirne il peso perché la serie non dà il giusto valore emotivo a nessuno di questi eventi. Un approccio del genere sarebbe adeguato per un film d'azione, dove la storia non si può fermare ogni 5 minuti e il pubblico accetta tranquillamente che ci siano macchine che esplodono e sparatorie infinite. Euphoria però non può rientrare in questi parametri, perché è una serie che parla di persone reali con problemi reali e di conseguenza ha l'obbligo di elaborare con calma determinati eventi. Ecco perché, secondo me, Euphoria è finita per diventare quasi la parodia di se stessa. Una serie che usa una valanga di virtuosismi tecnici
per rendere credibili dei ventenni fisicamente perfetti che si sparano e si menano con la stessa naturalezza con cui io e voi ce la facevamo sotto prima di un'interrogazione. Ma ora io ho finito di parlare e quindi tocca a voi. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e al mio profilo Instagram Ciarrolastra e di condividere ovviamente il video con gli amici. Se non vi trovate d'accordo con quello che ho detto, anche con tutto il mio discorso sulla seconda stagione di Euphoria, fatemelo comunque sapere nei commenti perché sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione.